Si sente aria di 1000 miglia con Cristiano Luzzago a bordo della Relia Bessé. Cristiano, bellissima questa vetturetta, dagli adesivi che vediamo qui ci sembra assolutamente in linea con la 1000 miglia che si sta svolgendo proprio in questi giorni. Sì, questa è una Rallye, è una vettura francese che all'epoca partecipò con un modello simile a questo alla 1000 miglia e quindi di diritto è eleggibile. Di che modello si tratta esattamente? Questa qui è il modello ABC, che in italiano non ha un significato particolare, ma in francese è un gioco di parole. Infatti ABC in francese si pronuncia ABC e nello stesso modo ABC si pronuncia il fatto che questo è un modello abbassato. Quindi questo gioco di parole è un acronimo simpatico per individuare queste vetture che erano nate per le competizioni con questi telai con dei paricentri molto bassi e quindi molto sportive. Senti, l'anno di costruzione? Questa è una vettura del 28, infatti è già una delle versioni più evolute delle Rallye. Le Rallye, come le Amilcar, le Salmsons ed altre macchine dell'inizio del XX secolo, erano partite tutte con la produzione di cycle car, spesso equipaggiate anche con motori motociclistici. Infatti le prime Rallye avevano un motore Harley Davidson. In seguito poi, come le altre cycle car degli anni 20 francesi, utilizzarono motori prodotti da altre case tipo la Ruby, la Scap. Spesso erano 1100, che è una cilindrata molto proporzionata a questa vettura che è estremamente leggera. Ma Cristiano, con un cofano così lungo pensavo che la cilindrata fosse maggiore. No, invece è solo una 1100, però il motore è molto avanzato e sotto il cofano c'è una grande parte occupata dal serbatoio che, come tutte le macchine dell'epoca, faceva fluire il carburante semplicemente a caduta verso il carburatore, e il parafiamma è anche molto avanzato per lasciare un grande spazio alle gambe e ai piedi di pilota e copilota. Senti, vedo tra l'altro, come tipico dell'epoca, freni a bacchetta, per cui c'è sempre un gioco molto importante di guida tra la potenza e la gestione del telaio, ovviamente gli spazi di frenatura. Sì, e questa, rispetto ad altre vetture dell'epoca, ha anche i freni anteriori, perché molte di queste cycle car degli anni 20 erano dotate solo dei freni posteriori, quindi questa aveva anche delle performance frenanti superiori a vetture dello stesso periodo, della stessa epoca. Nel caso di questa, come abbiamo detto, monta un motore Ruby, che è un motore a valvole in testa, è un motore che è abbastanza performante e che rende questa macchina assolutamente competitiva nella sua classe. Senti, prima ci hai parlato del telaio, della leggerezza. Qual è il peso complessivo della vettura? Il peso di questa vettura è poco più di 700 kg. Infatti, con anche le motorizzazioni più elevate, anche 1500, e c'erano anche modelli supercharged, questa vettura poteva raggiungere delle velocità importanti per l'epoca. Anche la carrozzeria stessa, che è molto affusolata come tutte le macchine da corsa dell'epoca, con il posteriore cosiddetto a barchetta, a punta, la rende veramente molto aerodinamica, e i parafanghi di tipo motociclistico sono proprio anche questi una caratteristica peculiare delle vetture di quegli anni. Sono anche molto graditi dai regolaristi perché con il parafango che permette la visuale totale della ruota consente al navigatore e anche al pilota di individuare esattamente la posizione del pressostato. Quante vetture di questo tipo sono state costruite? Ma di questo tipo circa un 150, ma pare che esistenti siano circa una ventina. Infatti sono vetture molto ambite dai collezionisti, anche perché non sono così costose come possono essere le Bugatti, che per molti sono inarrivabili, ma hanno dei prezzi tutto sommato, fra virgolette, abbordabili per un medio collezionista che voglia avere una macchina eleggibile 1000 miglia, che abbia questa
caratteristica di sportività, proprio di automobile da competizione. Facendo una valutazione totale di questo tipo di vettura, la possiamo considerare evoluta per la fine degli anni 20 o un prodotto che già in qualche modo strizzava l'occhio a tutte le migliorie che poi vedevamo negli anni 30? Ma in realtà era una macchina, direi, evoluta, soprattutto considerando che faceva parte di una classe di vetture che anche all'epoca non era di altissima gamma, e di conseguenza, considerando che era una vettura abbastanza alla portata di un pubblico medio, aveva delle soluzioni tecnologiche che comunque la rendevano interessante. Vediamo una strumentazione molto completa per l'epoca, però poi vediamo come la scelta degli anni 20, poi il termometro dell'acqua posizionato direttamente sul radiatore. Perché questa scelta? Questa è una soluzione veramente semplice e della massima visibilità. Infatti molte vetture anteguerra, ma anche qualche inglese nel dopoguerra la utilizzava, tipo le MG, vendevano proprio questi accessori del tappo con inserito un bulbo e un semplicissimo termometro. Non avevi bisogno né di collegamenti elettrici né niente, era lì pronto per essere visto immediatamente dal posto di guida e ti dava l'idea della temperatura dell'acqua, e quindi la semplicità che ha veramente l'utilità maggiore possibile. Bellissima questa coda a siluro, sicuramente tipica di quegli anni. Sì, le classiche vetture da competizione degli anni 20 avevano questa coda, che erano le prime ricerche aerodinamiche e che comunque si raccorda molto alla linea fusoliera della macchina, quasi come un aeroplano, e in effetti erano le prime ricerche aerodinamiche, era quello che consentiva il miglior deflusso dell'aria quando la vettura era in velocità.